And I did talk to the commander there. His men are seeing it right there at the base. Are you kidding me? A munitions depot of that caliber, and these drones are hovering in close proximity to it. More questions than answers this morning. Look at it. Frustration building with each new drone sighting across the Northeast. See, even the police, they're going crazy. These aliens are attacking. The chase. Oh my god, now cars they're starting to notice. Here comes another. Oh, fire truck. Ciao amici, benvenuti sul canale. Oggi è martedì, ieri avete visto la solita nostra indagine, per cui oggi non sarebbe il nostro giorno, no? No. Però pensavamo di comunque farci vivi perché abbiamo avuto noi per conto nostro le nostre esperienze, poi capirete quali, e poi perché è a noi molto caro questo argomento. Come voi avete visto in questi giorni, insomma anche i telegiornali ne parlano, mi sembra che addirittura Canale 5 abbia detto qualcosa, anche se in Italia le cose non stanno trapelando come in altri paesi del mondo, però c'è questa ondata di avvistamenti che paiono essere droni. Avete visto però anche sulla copertina di questo video abbiamo scritto droni o UFO, cioè UFO droni, perché effettivamente queste sono le cose che ci si chiede con maggior insomma, coinvolgimento, ecco, da parte sia delle persone normali come noi, sia dagli appassionati, sia dagli addetti ai lavori, insomma tutto il mondo dell'ufologia in toto. Per cui ecco, questo video serve per dir la nostra, poi Lara ci leggerà una cosina e insomma serve per dir la nostra, ma anche abbiamo una piccola sorpresa per chi ci segue, perché abbiamo chiesto il parere a due persone che di questo campo veramente se ne intendono. Uno è Cristian Alpini del Museo dell'Impossibile, l'altro è il dottor Giorgio Pastore del CROP, e sono nostri amici, ma sono anche persone che stimiamo e per fortuna abbiamo una stima reciproca in questo senso. Ci hanno lasciato un WhatsApp e noi lo metteremo in onda tranquillamente. Ma chiesto un WhatsApp sì, non apposta per questo video, un WhatsApp di scambio così, di opinioni tra di noi. come se fossimo al bar. Esatto, ecco. Ci siamo sentiti, ci siamo chiesti ma cosa ne pensi, Esatto. ma hai sentito per forza perché se ne parla ovunque. È stato più uno scambio di opinioni proprio tra amici, e poi pensando io e Corrado di dire qualcosa, perché comunque sia il mondo del paranormale comprende una fetta enorme di situazioni, e essendo noi appassionati anche di ufologia ci siamo detti perché non dire la nostra, perché non dire la nostra, e così ci siamo detti chissà se Giorgio e Christian accettano di farvi sentire la loro opinione, che ci è stata data proprio nell'amicizia più totale, insomma. E quindi vogliamo farvi sentire anche la loro opinione, che all'oscuro l'uno dell'altro, diciamo così, è quasi simile, ed è questo è molto bello. Sì, è molto bello. È sintomo di essere esperti e non esatto, boccaloni, perché poi sì, c'è anche da considerare questo. Adesso si grida al lupo, però insomma bisogna razionalizzare tutto. C'è una narrativa ufologica sì, che non finisce più, ma ci deve essere obbligatoriamente anche una narrativa
insomma, coi piedi per terra, Sì, ecco. ben fondata. Per cui sia Giorgio Pastore che Cristiano Alpini non hanno fatto altro che confermare la loro professionalità, ma non per darci un vanto, ma No, anche noi la no, pensiamo no. in questo modo, perché comunque anche noi prima di, insomma, costruirci il bunker per non essere attaccati dagli alieni abbiamo fatto i nostri ragionamenti, insomma. Esatto, tu cosa ne pensi? Io penso, allora, ragazzi, l'avete scoperto tantissimo tempo fa in qualche video, io ho fatto parte del CUN, Centro Ufologico Nazionale, adesso non ne faccio più parte per una serie di circostanze non politiche, ma personali, nel senso poco tempo, per cui non posso certo impegnarmi in altre faccende. Però avendo questa storia mia personale, io credo alla versione 2.0, ossia che ogni qualvolta c'è un imminente disastro, un imminente disagio nella vita, e queste navicelle nella vita dell'umanità, esatto, scusate, e queste diciamo entità ufologiche si fanno vive, mi viene da dire, quando è scoppiata la centrale nucleare a Chernobyl si sono avvistati delle luci strane, dei dischi volanti sopra appunto Chernobyl. Quando è morto Wojtyla si è vista un piccolo oggetto discoidale sopra la cupola di San Pietro, così come si sono viste alcune cose strane quando sono crollate le torri gemelle. Adesso siamo in un momento di guerra, perché Ucraina-Russia, per non parlare insomma del nucleare che sta tornando terribilmente di moda. Ecco, questi sono i momenti, forse anche in questo momento è un momento particolarmente delicato. Di sicuro delicato, sicuramente. Tornando a Christian, avete visto recentemente un suo video e anche lui ha cominciato a parlarne, perché anche in Toscana, e mi viene da dire sul nostro amato Palodina, si sono cominciate a rivedere cose strane. Per cui insomma mi viene da dire che non è solo un discorso made in USA, anche se made in USA è tutto quello che trapela su TikTok piuttosto che su altri social media, che ovviamente quelli sono molto attivi in questo campo, lo sono meno gli organi di informazione, quindi giornali e telegiornali. Ho sentito una giornalista stamattina e diceva che, a parte un trafiletto su Sole 24 Ore, gli altri giornali parlano del Grande Fratello e delle partite di calcio, insomma, quindi purtroppo è un argomento tabù e così sia, insomma. Tu cosa ne pensi? Io sono molto più, non so se dire più terra o più protettiva nei miei confronti, nel senso che quando ho iniziato a sapere di queste cose, per non crearmi panico, per non autoimpanicarmi, ho detto ma figuriamoci, non perché non creda all'esistenza di vita extraterrestre, anzi io ci credo, però ho detto ma caspita, ma tutto di un colpo così, cioè tutta questa manifestazione di luci, droni, cioè, mi sembrava una cosa un po' fuori dal normale. Certo è che ci sono certe situazioni che fanno pensare, il fatto che il governo americano il Pentagono non si sappia giustificare questi oggetti, che nonostante tutti i sistemi di sorveglianza che hanno non riescono a venirne a capo e neanche intercettarli, nessuno è andato a controllare, non sono stati mandati aerei, non è stato mandato l'esercito a vedere facendo partire. Guarda, non ne parlo neanche in senso tecnico, quindi chiedo scusa, sono molto, come ho detto, terra a terra nelle mie riflessioni. Per cui ho detto, ma mi sembra una cosa, passatemi il termine, una baggianata, cioè nel senso mi sembra una cosa fatta ad hoc, oppure un enorme scherzo pazzesco, ma un enorme scherzo. Poi ieri invece, quando la cosa diventava un pochettino più pressante, ho cominciato ad avere un attimino più paura. E se fosse, e lì mi sono un attimo più impaurita. Occorre però
vagliare bene il tutto, cercare di capire bene quello che sta succedendo, e non è facile visto che non se ne parla, almeno qua da noi non se ne parla in maniera diretta, e laddove invece succedono fanno passare le cose come un po' in cavalleria, non sappiamo che cos'è, non li abbiamo intercettati, vai a sapere che cosa sta succedendo. Per cui insomma vediamo. C'è solo da vediamo. Stavo dicendo, prima Corrado diceva la Lara dovrà leggere qualcosa. In realtà ho qui davanti il computer, giusto perché non essendo esperta della cosa sono andata a fare una piccola ricerca, anche perché involontariamente dal basso della mia ignoranza in questo campo, ma frutto solamente delle mie sensazioni e del parlare che si è fatto tra me e Corrado, io a un certo punto ho detto: ma non è che per caso sono degli ologrammi? Perché ho detto: ma è possibile? C'è chi il drone lo vede fatto in un modo, c'è chi il drone lo riprende in un altro. E parlando poi con Christian e con Giorgio Pastore, è saltato fuori questo argomento di cui ammetto non ero a conoscenza, cioè quello che loro chiameranno il progetto Bluebeam. Loro lo nomineranno sia Christian che Giorgio Pastore, e sono andata a vedere che cos'è questo progetto Bluebeam. Praticamente è un progetto cospirazionista, una sorta di una teoria del complotto che si ritiene sia sostenuto dall'elite mondiale, viene chiamata proprio dall'elite mondiale, dai governi, da chi sorregge i fili, per stabilire un governo mondiale totalitario. Come abbiamo detto, è una teoria cospirazionista. E su cosa si basa questo progetto? Si basa su varie fasi per essere attuato, ma una di queste consiste proprio nel proiettare degli ologrammi in cielo, sia di immagini religiose corrispondenti alle varie religioni. Quindi se viene proiettato in teoria in Italia, verrà messa la croce di Cristo, perché la religione prevalente è il cristianesimo, dove c'è il cristianesimo. Laddove si crede in altre religioni, verranno proiettati altri simboli per destabilizzare l'opinione pubblica e per creare il panico. In più, questo progetto prevede anche la proiezione di false astronavi per simulare una falsa invasione aliena, e il tutto, come abbiamo detto, per instaurare un nuovo governo mondiale con un'unica religione, con un'unica moneta, militarizzare tutto e questo, insomma. La cosa la riflessione è: qual è il male peggiore? Io penso che il male peggiore sia proprio il progetto Bluebeam, perché se fosse veramente vero, come ripeto ancora, è una teoria cospirazionista, non è nulla di certo, però questo progetto Bluebeam se ne parla negli ambiti ristretti, certo, dell'ufologia e comunque sia di questo tipo già da tempo. Penso che nulla ha a che vedere, anzi, senza togliamo pure il penso, nulla ha a che vedere con i terrapiattisti o cose di questo tipo. Non c'entra niente. Sono cose ben diverse. Addirittura qua c'è scritto: il progetto Bluebeam è una teoria del complotto nata negli anni 90 e proposta dal giornalista canadese Serge Monast, scomparso nel 1996. Ecco, e poi scomparso in maniera del tutto strana, anche giusto per parlare fino in fondo delle cose, e quindi anche questo fa sorgere più di un dubbio, perché è morto in maniera un po' particolare, per cui perché, ecco.
E quindi questo. E quando abbiamo sentito la risposta, no, sia di Christian che di Giorgio, che hanno nominato questo progetto, e sono andata a cercarlo perché, come ho detto, non lo conoscevo, quando hanno parlato di ologrammi ho detto stupidamente o ingenuamente, io ho detto ma non è che per caso sono ologrammi, non lo so, è di sicuro la situazione che stiamo vivendo è stranissima. Il progetto Bluebeam io l'avevo già sentito, però onestamente parlando non l'ho mai collegato a questa faccenda di questi giorni. L'avevo sentito, però insomma, forse perché, come dicevo prima, ho questa voglia di capire, di vedere, di sentire finalmente la verità sugli UFO, sugli alieni, e per cui me lo sono, tra virgolette, dimenticato volontariamente o inconsciamente, insomma, ecco, anche se sapevo benissimo cosa fosse, perché è venuto, se ne è parlato quasi accostandolo al progetto Blue Book, che è tutt'altra faccenda, ecco. Sì, infatti. Però questo è, insomma. Adesso comunque io lascerei la parola a Christian, e in successione Cristian Alpini del Museo dell'Impossibile, Giorgio Pastore del CROP, per sentire per far sentire cosa ne pensano, e poi vi lasciamo, ragazzi, anche quella che è stata la nostra esperienza. Vi lasciamo delle foto che, giusto per rinfrescarvi la memoria o per far sapere a voi che non avete ancora visto questi video, e quindi vi invito ad andarli a rivedere. Ecco, due cose che ci sono successe, ossia che sono clamorose, ragazzi. La prima, eravamo in indagine all'Hotel Prealpi, e all'uscita, durante i saluti, insomma, di rito, e un nostro ex collaboratore ha alzato gli occhi al cielo e ha visto queste 3 luci disposte a triangolo, e la prontezza è stata quella di fotografarli. Non so se l'ho fatta io, l'ho fatta io. Avevamo già messo via le telecamere, l'unica cosa col cellulare, esatto. E invece di mandare il video hai fatto lo scatto, ma d'altra parte esatto. Cioè in quel momento non ti aspetti nulla, per cui la reazione prima è ho fatto la foto, e per fortuna che l'ha fatta, perché abbiamo avuto anche dei riscontri da parte del centro ufologico del SUF, che è questo organo di studio in materia ufologica, che non ci ha confermato niente, ma nemmeno l'ha escluso, per cui già il fatto che non l'abbia smentito per noi è un gran successo. E poi, ma qui penso che il 95% dei segnalini l'hanno vista, la clamorosa indagine fatta in collaborazione con Cristian Alpini del Museo dell'Impossibile presso il Monte Palodina, quando abbiamo visto quella serie di luci assurde, lontane ma neanche tanto da noi, ma assolutamente il cielo era assolutamente sgombro, sereno, la luna era dalla parte opposta rispetto a dove ci si trovava, insomma abbiamo avuto un'esperienza incredibile che non mi dimenticherò mai più nella vita, anche perché, come ripeto per la 3ª volta, è il mio sogno, quindi quando poi si vedono queste cose, quella è stata clamorosa, quella è stata fenomenale, la perdita di orientamento che abbiamo avuto poi in quella particolare situazione è stata veramente un'esperienza fantastica, e quelle luci ancora siamo lì a rivederle nella mente, perché non ce ne diamo una spiegazione. Ogni tanto andiamo a rimettere il video per dire è veramente successo. Siamo stati fortunati fino a questo punto, perché porca miseria. Ecco, mettiamo foto del Prealpi, poi mettiamo una traccia del video del Palodina, e successivamente vi metteremo anche le foto, perché poi sono stati fatti degli screenshot nella videocamera, e quindi possiamo anche farvele vedere ferme, in modo tale che riusciate anche a capire un po' meglio luci che come si dividono da una unica sfera, se ne saltano fuori 3, 4, 5, esatto. È una cosa inspiegabile, veramente veramente inspiegabile. Quindi, ragazzi, mi auguro che questo argomento vi appassioni così come ha appassionato noi. Ringraziamo ancora Cristian Alpini e Giorgio Pastore, mi auguro che sia stato tutto diteci di la vostro vostra gusto. Diteci la vostra opinione, cosa ne pensate, ditecelo, difficilissimo. Ditecelo, perché, come abbiamo detto, oltre all'aspetto paranormale che riguarda i fantasmi, c'è anche questo lato che è molto molto affascinante, e non sarebbe male poterlo tirare in ballo ancora più spesso. Noi ci abbiamo provato più di una volta, però insomma mi viene da dire che quel documentario che avevamo fatto lungo il Ticino, che è uno degli hotspot lombardi, perché lungo il Ticino, tra la provincia di Pavia e quella di Novara,
a partire dagli anni 40 fino ad arrivare agli anni 2000, 98-2000, insomma ci sono stati centinaia di avvistamenti. Ci sono stati avvistamenti davvero e documentati anche, Esatto. per cui le cose, gli avvenimenti, gli avvistamenti ci sono, ed è un argomento davvero davvero interessante da noi. Va bene, allora lasciateci un like, diteci assolutamente cosa ne pensate qui sotto nei commenti e al prossimo video. Ciao. Buongiorno, è bello, lo sto seguendo. Mi fa strano che hanno censurato le informazioni da tutte le altre parti d'Europa, cioè per sapere qualcosa o TikTok oppure sul Sky Fox News, come si chiama il canale americano. Non lo so davvero, vediamo come si evolve, però bello. Purtroppo mi sa sono soltanto droni terrestri, che ci fa una figura di merda la NASA e tutto il comparto, perché non hanno idea di cosa siano. Oppure la versione bella potrebbe essere che veramente stanno venendo a farsi vedere. Ci credo poco, però sarebbe quella più bella. Un'altra possibile è quella del progetto Blue Beam, che è tanto che lo dicono che faranno partire una finta invasione, fra virgolette, per fare una super polizia mondiale e fare delle leggi tutte particolari che daranno la colpa ovviamente a extraterrestri e compagnia bella, quando in realtà è tutta roba nostrana. E lì poi bisogna vedere se veramente c'è qualcosa, cosa si mettono a fare loro. Vediamo come evolve. Te come stai? Tutto bene? Ciao. Ciao Corrado, grazie per la fiducia. Guarda, allora mi hanno scritto anche altri che hanno visto oggetti volanti non identificati non soltanto in America, come dicevi tu stesso, ma appunto anche in altre zone del mondo. In particolare io so di Argentina, Messico, Germania e Cina, e poi vabbè i paesi che tu hai elencato. Quindi sì, non so cosa dirti, perché in effetti le teorie, le ipotesi sono tante. Possono essere davvero droni, però da quello che ho visto, se in certi casi sembrano essere veramente droni, in altri no. In altri non vedo la tipica forma del drone, ma vedo ben altro. Solo che da qui a sbilanciarmi e dire sono extraterrestri, ovviamente non potrei mai. Bisogna attendere perché può essere davvero qualsiasi cosa. Non so se ne hai mai sentito parlare, ma c'è anche chi pensa che potrebbe essere legato al Blue Beam Project. È da anni che se ne parla, e questo Blue Beam sarebbe un raggio olografico che i governi potrebbero utilizzare, o magari stanno utilizzando, oppure utilizzeranno in futuro, chi lo sa, per creare una falsa invasione aliena. Tutto questo per spingere poi la popolazione verso un nuovo lockdown, la militarizzazione comunque delle città, eccetera, eccetera. Speriamo che non sia così. Io tendenzialmente ritengo plausibile anche l'idea che possano esserci entità evolute, intelligenti, che visitano la Terra, e magari chissà, come dicono alcuni studiosi, alcuni ufologi in contatto con contattisti, dicono che sono qua per evitare che l'umanità possa recare danni al pianeta. Proprio adesso che appunto c'è la guerra con la Russia, c'è il pericolo della bomba atomica, del nucleare, questi UFO si palesano. Quindi chissà, se fosse così sarebbe molto bello, no? Che vogliano in qualche modo evitare il peggio. Quindi, anche perché io penso una cosa, perché gli americani o comunque gli altri governi non inviano dei caccia a intercettare questi oggetti volanti?
Se non lo fanno è perché sanno benissimo di che si tratta e quindi non vogliono interferire, sanno che magari potrebbero scatenare un conflitto non mondiale, ma capito, con qualche potenza extraterrestre, quindi evitano, sanno sicuramente cose che noi non sappiamo. L'unica cosa che ha da fare è attendere, attendere. Vedi che va dietro gli alberi? Sì. Cioè le foglie, no? Ma quindi si è spostata rispetto a dove si vedeva sì. prima? Sì, ma si sposta. Ma si può andare a vedere cos'è? Scusate se torno indietro. Non so, cosa ci può essere lì, Christian? C'è il cielo. Scusa, Si è spostato di tantissimo adesso. Ma non è cazzatelle che noi vediamo un pezzo di cielo. No, perché è fermo, cioè è fermo. Ora si vede bene, guardate da qui. Scusate ragazzi, scendete giù da me. Scendete giù. no, si sta rimuovendo a destra Si sta adesso. rimuovendo tantissimo. A ora. destra? Vieni qui da me, dove sono io, alla mia altezza, davanti Cazzo, ai non miei riesco occhi. neanche più a inquadrarlo, dov'è? Si è spostato. L'ho perso. Dov'è? No, non c'è più. Sì, che No, si io vede, la si vede, vedo. si vede, si vede. Ah, Ecco, sì. Ecco. Devi stare più basso di ora. Di qua ragazzi. Si sposta, va su adesso. Guarda che ci sono due riflessi sulla destra, Cri, guarda. Sì, lo Non vedo. è una luce sola comunque. No, ci sono tanti sulla Tre, destra. tre luci. 3 luci, ma che cazzo è? 4, 5, 6, guarda, guarda. Vieni a vedere qui, perché dovete accecarvi. Guarda. Ma Io voglio capire da che parte è. è però, perché è scusate. nascosto, non è un'unica luce. Sparite. No, io le vedo da qua in basso, da qua sotto si vede. No, adesso è ancora tonda. Qui sotto, se guardi contro da basso e guardi in su si vedono tantissimo. Ora sono 3 giganti, ma sono grosse. Ascolta, non è che se davanti c'è un ramo con le foglie, la luce. Sì, ma Lara, non è giustificato che si No, sposti. infatti. Cioè, se fosse la Perché luna, ora- ragazzi, non si muove mica così, No, ma supponiamo che Lara ha ragione scusa, e ma l'effetto quanto degli è alberi in qualche modo le faccia sembrare che siano di più, ma non può Si può muoversi. tornare indietro in cielo aperto un attimo, scusate. Ma non so se c'è cielo aperto. No, ma se noi giriamo così, torniamo un attimo immediato dalla collina, magari qualcosa. Mi puoi tenere? Non la becco più. No. Ma guarda che qui si vede tantissimo, qui da me, scusate ragazzi. Vai ragazzi, questo... Metti la mia altezza occhi. Cioè, ma hai visto cosa si vede nella Sì, camera? sì. Vedi? Perché devi accecarti e vederle da qua? Non vedi là, se si vede qualcosa. Da qui? Però con se vi spengete le luci vedete meglio, Guarda, ora si rivedono di nuovo davanti a me, Corrado. Proprio davanti a me. Sì, sì. Scendi con la testa un pochino. Oddio, aspetta, gira. Sì, sì. Eccole. Eccole. Beccate? Ma sì, si spostano tantissimo. Oppure era lassù, ora sono qua giù. Le ho perse ancora, si spostano. Eccole. Ma quante sono? C'era una grossa e Ma guarda, Cri. Lara, vieni a vedere, Ilaria. Adesso si Guarda. vedono meglio perché siamo senza luci davanti. Sì, ma guarda cosa vedo io. Quanti sono? Guarda cosa vedo io. Ma che cazzo è? Cioè, guarda cosa vedo io. Io voglio tornare a vedere la vita della natura. Proviamo ad andare un po' più qua io e te. Da sole? No. No, cioè, questa è allucinante, ragazzi.